Okay, so here we're going to discuss a Ghibli which arrived literally in boxes, so they've done everything they possibly could. Marcello, racconta come è arrivato questo caso. Un cliente ha contattato lei, dice una scatola, 2 scatole, 50 scatole e c'è una Ghibli dentro, che può fare per me? No, è vero, questo è un nostro vecchio cliente che aveva altre Maserati, ha acquistato questa vettura circa 3 anni fa. E l'ha acquistata completamente smontata. Sì. E la macchina è arrivata qui con la carrozzeria nuda e tutte le parti del motore, della meccanica dentro delle scatole, Sì. ma completamente smontata, anche smontata senza logica. Come un kit Lego. Di più, era proprio quasi impossibile. Sì. Io ho impiegato quasi una settimana a catalogare tutte le cose che c'erano con le foto e per poter capire quello che aveva acquistato. Sì. Tu tieni presente che aveva acquistato, c'erano dentro 12 pinze freno. Ho detto, sono troppe 12 Perché 12? Perché chi ha venduto la macchina ha fatto tante scatole e gli ha dato tante cose, Sì. però nessuna di queste andava bene per la Maserati. Ah. Quindi ha venduto un sacco di roba che non era neanche necessaria per questa macchina. Quindi è stato necessario di trovare che mancava anche. Abbiamo trovato quello che mancava, ho dovuto separare le cose, quelle che erano giuste per questa macchina e quelle che erano di altre vetture. Sì. E abbiamo fatto quindi inizialmente una grossa operazione di catalogazione dei pezzi. Poi siamo partiti per il restauro, che è stato abbastanza difficile, perché un conto è quando tu hai una vettura che la ricevi intera, smonti tu le parti e riesci a capire quali sono le parti che vanno riparate, che possono essere riparate, che non vanno bene, sono sbagliate o che mancano. Quando c'hai tutto così, in questo bazar di ricambi, tutti insieme, diventa un po' più difficile orientarsi, però con un po' di tempo dopo siamo riusciti. E allora Giuseppe, il processo è iniziato, si può raccontare? Abbiamo iniziato questa avventura. Sì. È stata una grande avventura perché loro hanno smontato tutto il materiale senza sapere cosa facevano. Sì. Perfino i motorini elettrici che noi si smontano e si revisionano. Ho smontato tutto, ho messo dentro tutto in una cassa. Sì. È stata una cosa incredibile. Però tra una cosa e l'altra abbiamo puntato il motore siamo riusciti a farlo originale un'altra volta con tutta la roba che mancava. Poi l'abbiamo provato sul banco di prova, il motore da tutti i cavalli, proprio il cliente è venuto a vedere mentre provavamo sul banco. Sì. Era contentissimo, rideva. Okay. Come rideva quando ha visto la macchina in queste condizioni. Non ci credeva, non ci credeva. Tornare. È stata una grande avventura mettere assieme questa macchina, perché era distrutta proprio, la carrozzeria non se ne parla proprio. E era molto ruggine, eccetera? No, l'avevano rovinata noi con la sabbia, sai, con la sabbiatura. Fatto male. Fatto male, questo facevi così? Avevano utilizzato un sistema che si utilizzava 20 anni fa, quello di togliere la vernice con la sabbia molto, molto grossa. Adesso brutta. In Italia negli ultimi 15 anni si utilizza l'acqua ad alta pressione e viene sverniciato senza danneggiare il metallo. Questa è la mira, questa facevi così, andava giù. È diventata morbida. Ha dovuto tutto scaldarla e batterla per avere la solidità. La solidità della mira. È stato l'avevano rovinata questa vettura. Terribile. Niente, noi siamo riusciti, è riuscito un bel lavoro, il cliente è contento, anche noi, perché... Che sono state le parti le più difficili di questo restauro qui? Ma difficile, non è difficile niente, perché queste macchine le conosciamo ad occhi chiusi. Occhi chiusi, sì. Quindi non è stato difficile Quindi niente. non ha bisogno della luce quando lavora. È meglio guardare sempre quello che si fa. Però. Però abbiamo dovuto guardare dei libri. Quindi non c'è stato un caso, un particolare pezzo che è stato difficile da trattare? No, niente. Abbiamo dovuto costruire le ruote, naturalmente, perché le sue erano rovinate, erano magnesio, sai, tutto col tempo. Sì. Molto interessante. Magnesio, come si tratta con ruote magnesio che sono un po' faticate? Noi eliminiamo ruote di magnesio. Noi abbiamo fatto costruire queste dal pieno, proprio dai cavalli dal pieno, lavorato con macchine utensili e... In acciaio?
No, questo qua alluminio, è alluminio speciale. lega d'alluminio. Alluminio, Il ok. peso è uguale Al al magnesio ed sono più robusti. Quindi lei non fa fiducia che si può restaurare il magnesio? No, il magnesio no, è Troppo- meglio buttare via. Sì, ok. Perché io ho provato una macchina con le ruote in magnesio, mi è scoppiata la gomma, sono arrivato in officina che era ancora, però C'era tutta la crepa, c'era tutta la tutto. crepa qui, Sì. tutto, Allora Sì, sì. quella Macchina volta lì, svizzera. La macchina svizzera, dopo un restauro, ho fatto un test drive ed è tornato con tutta la ruota crepata e tutta la parte che... quindi noi escludiamo il magnesio non da restaurare perché tutto il magnesio, È interessante da sapere. no, il magnesio noi lo facciamo buttare via. Sì, 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 Non è c'è da pericoloso. restaurare perché il magnesio c'è una durata di tempo, come, Sì, come ok. i ricambi, come i pezzi degli aerei, insomma. Ok, grazie mille a lei due. Questo.